Signori, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Il blocco rosso, rinominato Red Stars di Stardom 5 Star Grand Prix 2023, annovera molte wrestlers importanti, tra le quali troviamo ad esempio la IWGP Women's Champion Mayu Iwatani e la World of Stardom Champion Tam Nakano. Nel video precedente, che potete trovare ovviamente qui sul canale, abbiamo fatto una panoramica sull'intero torneo, mentre quest'oggi, in questo video, prenderemo in considerazione soltanto il Red Stars, soltanto il blocco rosso. Un Red Stars che annovera nomi davvero importanti, come potete vedere, tra cui spiccano quelli di Natsupoi, di Natsuko Tora o ancora di Hazuki, Shuri e così via. Ma chi riuscirà a prevalere in questo blocco? Chi riuscirà a raccogliere più punti e a vincere il Red Stars? Inizierei ad escludere a priori le due campionesse, cioè Tam Nakano e Mayu Iwatani. Credo che entrambe, essendo appunto già campionesse, abbiano minor possibilità di aggiudicarsi il torneo. Mayu Iwatani sappiamo tutti essere attualmente l'IWGP Women's Champion, un titolo che da quando è entrato in suo possesso ha smesso praticamente di esistere. Sia la Stardom che la New Japan Pro Wrestling sembra si siano dimenticati dell'esistenza di questa cintura. E devo dire che è davvero un peccato, perché penso che con un po' di aiuto da parte di entrambe le compagnie, Mayu potrebbe essere un'ottima campionessa e potrebbe far brillare il titolo come non mai. Alla fine stiamo comunque parlando di Mayu Iwatani, una vera e propria leggenda. Anche Shuri, a mio avviso, ha poche possibilità di portarsi a casa la vittoria. Sì, perché ha da poco perso il World of Stardom Championship. Vi ricordo che lo ha perso a fine 2022 contro Giulia. Dunque non credo che la Stardom voglia già riproporre Shuri nel giro titolato. Suzu Suzuki, al contrario, può essere una buona scelta, ma penso sia ancora presto per lei per vincere il 5 Star Grand Prix, essendo da poco arrivata fissa in Stardom. Io personalmente aspetterei ancora qualche anno prima di dargli la prestigiosa vittoria del torneo. Per quanto riguarda Ami Sourei, invece, una sua vittoria sembra impossibile, perché a mio avviso è ancora acerba per poter puntare a vincere il torneo annuale più importante della Stardom. È vero, da quando ha debuttato in federazione ha fatto molti progressi e può già vantare di aver vinto il Future of Stardom Championship e il Goddess of Stardom Championship insieme a Mirai. Ma credo che avrebbe bisogno di maturare un altro po' prima di poter vincere il 5 Star Grand Prix. Abbiamo poi Natsuko Tora, una Natsuko Tora che viene da un momento difficile dopo aver perso la guerra contro Queen Quest e aver dovuto abbandonare una sua ormai ex compagna, Saki Kashima. Questo torneo potrebbe essere il suo rilancio, ma io penso invece che sarà per lei un torneo difficile da affrontare, perché Natsuko Tora si troverà ad affrontare non soltanto le sue avversarie, ma anche i problemi che la stanno accompagnando come leader di Oedo Tai da quando ha perso la battaglia contro Queen's Quest. Lo scorso anno Hazuki ha combattuto un 5 Star Grand Prix 2022 eccellente. Era arrivata vicinissima alla vittoria, che alla fine gli è sfuggita di un soffio. Riuscirà a ripetersi anche quest'anno? Difficile da dirsi, ma sicuramente ha buone possibilità di vincere il Red Stars.
Anche Natsupoi ha buone possibilità di vittoria, così come Starlight Kid. Entrambe avrebbero bisogno di compiere il grande salto per raggiungere il top della federazione, che fino ad ora gli è sempre sfuggito, e sono sicuro che le due lottatrici saranno in grado di fare un torneo sorprendente. Detto questo, il mio pronostico va in favore di Saya Kamitani. Io credo che sarà la nostra Golden Phoenix a trionfare e quindi a vincere il blocco rosso. Dopo il regno leggendario fatto da Kamitani con la White Belt, penso che ora Saya sia pronta per fare il grande salto e personalmente ne sarei più che felice. Ha dimostrato di poter essere una buona campionessa e ha fatto vedere dei miglioramenti molto consistenti da quando ha iniziato la sua carriera in Stardom. Non vi nascondo che oggigiorno lei sia la mia lottatrice preferita delle Queen's Quest. Sì, perché ha uno stile di lotta unico ed è difficile trovare un'altra lottatrice al mondo fare quello che fa Saya Kamitani sul ring. La vittoria del Red Stars da parte di Golden Phoenix sarebbe più che meritata. Ora tocca a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti i vostri pronostici, nonché le vostre previsioni riguardante il Red Stars. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like e di condividerlo con tutti, di iscrivervi al canale se ovviamente non lo avete ancora fatto e di attivare la campanella per non perdervi contenuti futuri. Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link dei miei altri social, quindi dategli un'occhiata. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie e alla prossima. Matane!